Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e i possibili cambi per i prossimi 7 giorni. Ok, abbiamo la carta del giudizio, amici dei gemelli. Può essere un momento di risveglio, di presa di consapevolezza, un momento dove si vedono le cose da un'altra prospettiva, da una prospettiva più ampia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e sempre nella descrizione ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono i possibili cambi entro i prossimi 7 giorni. Partiamo con un cavaliere di bastoni, la temperanza. Abbiamo una regina di spade, la luna, un 7 di coppe, e la giustizia. Allora, qui sento come se ci fosse un passaggio da un momento entusiasta all'essere più ponderati. Ho come questa sensazione, però andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo cavaliere di bastoni che è spiegato da un 6 di pentacoli. E un 7 di pentacoli. È come se si iniziasse con un movimento che non è ben calibrato, che non è ben equilibrato. Andiamo a vedere la temperanza. Tra l'altro 7 di pentacoli e la temperanza sono due carte che parlano di pazienza, quindi se all'inizio c'è come un boom iniziale, una certa velocità, diciamo così, dovuta al cavaliere di bastoni, cammin facendo, diciamo durante lo sviluppo della settimana, c'è come un attimo, un momento, diciamo, di pausa, di riflessione, una sorta di rallentamento. Asso di spade e appeso. Andiamo a vedere anche la regina. 3 di spade. E fante di pentacoli. Io credo che ragazzi ci sia un tema con qualcuno dove tenderete a portare pazienza, a non dire le cose come stanno. Qui abbiamo un asso di spade che è girato al contrario, ma nonostante questo è come se agiste in modo da riportare l'equilibrio, magari non parlando ma facendo. Vi dirò, avete anche la regina di spade, che è una carta che a me ricorda tanto le regole, e siccome abbiamo anche un 3 di spade, io credo che qui ci sia come la necessità di sacrificarsi per imparare un nuovo modo di gestire le cose, per imparare un nuovo modo di vedere le cose. Anche qui l'appeso è girato al contrario. Tenete presente che qui avete sia luna che 7 di coppe, che sono due carte di proiezioni, quindi secondo me
il fatto che ci sia il giudizio è come se fosse un consiglio nel dirvi non guardate le cose nel piccolo, ma osservate le cose nel grande. O da un'altra prospettiva, il grande potrebbe essere il lungo periodo, quindi non guardate solo questa settimana, magari la prossima, ma guardate ai prossimi 6 mesi, per esempio. Andiamo a vedere la luna. Carro, 5 di bastoni e 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Mondo. Allora, io ho la sensazione che vogliate fare qualche cosa, ma per evitare discussioni tenderete a mantenere un low profile. C'è un carro, la voglia di andare oltre è tanta, c'è voglia di spostarsi, abbiamo sia carro che mondo, quindi per qualcuno può far riferimento a un viaggio. La cosa che mi colpisce è questo 7 di spade, perché è come se qualcuno non la raccontasse giusta, potreste essere voi che appunto per mantenere questa sorta di pace collettiva non diciate quello che realmente pensate, ma semplicemente inizierete ad andare per il vostro obiettivo. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Wow, regina di bastoni e cavaliere di bastoni che avevate già qui. Sento che questa tattica, chiamiamola così, vi aiuterà ad aprirvi una serie di possibilità, a capire come fare ad ottenere quello che volete. Fate attenzione però perché c'è il 7 di spade e la regina di bastoni, quindi potrebbe essere utile per voi, diciamo, non mi piace dire raccontare bugie perché non sono molto del parere che servano le bugie, però fate capire agli altri quale sarebbe il vantaggio se voi decideste di fare questo processo, questo cammino, questo spostamento. Avete anche la carta della luna. E vi dico che qualcuno potrebbe avere una certa paura, una certa titubanza nel muoversi, nel fare questo spostamento. Ed è per quello che secondo me c'è anche il 5 di bastoni, perché è un po' come dire ho paura di andare, però ho bisogno di questo qualche cosa in più. Io credo che qui qualcuno si renda conto che non sta ricevendo abbastanza ed è come il faccio qualche cosa per smuovere le cose. Una di queste cose potrebbe essere l'intraprendere qualche cambio senza dirlo agli altri, semplicemente farlo, e da lì è come se si aprissero delle opportunità, ma io sento anche che molti di voi ritroveranno la giusta grinta. Andiamo a vedere la giustizia, perché la giustizia è una carta di contratti, di riequilibrio, e qui avete anche la temperanza e il 6 di pentacoli. Amanti. E eremita. Dunque, la giustizia, come vi dicevo, è una carta di regolarizzazione. Qui ho come l'idea, siccome anche la regina di spade è una carta che mette le regole, ho come la sensazione che imposterete nuove regole, nuovi accordi, nuovi equilibri. E qui la frase che sento è chi vi ama vi segua, proprio perché alla fine c'è questo eremita che è la carta del saggio, di colui che sa, di colui che effettivamente ha tutte le esperienze per intraprendere questo cammino da soli. Ora, dipendendo dal cammino che volete intraprendere,
perché per molte persone potrebbe esserci questo tacere la propria volontà, perché magari è un cammino che va contro i familiari, contro, non lo so, vi faccio un esempio, tutta la famiglia di avvocati e notai e io che sono il figlio invece voglio fare il pianista, per dire, quindi sarebbe un po' come andare controcorrente. Per cui qui è come il mantengo un profilo basso, non dico niente a nessuno, però intanto magari mi iscrivo a dei concorsi piuttosto che partecipo a delle serate per suonare, insomma, non lo dico troppo in giro, ma io intanto continuo a impostare la mia carriera, impostare il mio sogno, il mio desiderio. Anche la luna, ragazzi, effettivamente è una carta di sogni e qui c'è un po' come il seguire il proprio sogno. Fate attenzione a una cosa, però, avendo il sette di spade e la carta del mondo, ci potrebbe essere come una proiezione su quello che... Proiezione di questo tipo. Quando avrò raggiunto quel risultato sarò felice. Però tenete sempre presente che noi non siamo il risultato fa parte della vita, fa parte delle nostre sfide, però noi siamo molto altro, c'è tanto altro dietro a questo risultato. Io qui ho come l'idea che qualcuno sceglierà per sé, deciderà per il proprio conto, per se stesso. Anche perché con l'eremita avete tutte le doti, le esperienze, le conoscenze, le caratteristiche e la capacità introspettiva per capire cosa effettivamente è in allineamento con voi. Proviamo ad andare a vedere Osho, vediamo che cosa vi dice, che altri consigli ci possono essere, che altre indicazioni. Comunque, in questi 7 giorni, ragazzi, il cambio lo sento, diciamo, sotto, cioè non è un cambio apparente, è più un cambio di progettazione, di mi apro nuove strade, cerco di capire che cosa è più in allineamento con me. È come se fosse un momento di introspezione qui. Allora, abbiamo la carta del coraggio, la carta della trasformazione e la carta del ribelle. Sono tre arcani maggiori, ragazzi. Wow! Guardate, allora la forza, la morte e l'imperatore. Ed è interessante perché è come se le leggessimo una in fila all'altra, trovare il coraggio di trasformare le proprie regole. Qui in questo mazzo la carta del ribelle viene rappresentata con delle catene che si rompono proprio perché l'imperatore è colui che si fa da sé, non segue le regole degli altri, rompe le catene, le regole appunto degli altri e ne crea di propri. E qui ve lo avevo già anticipato, no? Il fatto che si tratta di come trovare delle nuove regole che siano vostre e avendo anche la carta della giustizia mi viene da dire che potrebbe anche essere utile ufficializzare queste regole. Vi dico, per qualcuno potrebbe proprio arrivare un contratto, un accordo, qualche tipo di scambio anche, quello che all'inizio, se vogliamo, non c'era perché avevamo questo 6 di pentacoli al contrario, qui vediamo la giustizia girata a testa in su e quindi è un po' come ok, vado avanti per conto mio, vado avanti con le mie regole. Bene, andiamo a vedere una fatina. Essenza. La sento un po' collegata con questo eremita, ragazzi. Qua si tratta di trovare la vostra vera verità. Tenete presente che l'eremita ha la lanterna e lui è alla ricerca della propria verità. E una volta che voi scoprite qual è la vostra reale essenza, è un po' come trovare la vostra verità. Di che pasta siete fatti? Cosa vi accende? Cosa vi dà la grinta? Cosa vi fa entrare nel flow, nel flusso? Cosa vi fa dimenticare il tempo, mi verrebbe da dirvi. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Carta numero 12.
Parla degli esseri elementali, degli spiriti della natura e dei 4 elementi. Qui ce l'avete il mondo, che effettivamente richiama un po' i 4 elementi. Ho come la sensazione che vi dicano di far affidamento agli spiriti della natura, ragazzi, che sono quegli spiriti, se così li vogliamo chiamare, ma qui li chiamano così, come gli gnomi, le fate, non so, è un'immagine del sottobosco. Mi riviene di nuovo alla mente quello che vi dicevo prima, il lavorare sotto. Ok, quindi non fate le cose troppo alla luce del sole, è come se in superficie cercaste di mantenere calma la situazione o comunque quiete le persone vicino a voi, poi in realtà sotto facciate come crediate, come ritenete giusto. E secondo me facendo così, trovando anche il coraggio di spostarvi, riuscirete appunto ad aprirvi queste nuove possibilità di cui ci parla il 7 di coppe, che vi portano alla giustizia, che porteranno a qualche nuovo contratto, a qualche nuova regolarizzazione, qualche nuovo accordo. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che perlomeno ci sia stato qualche spunto di riflessione interessante, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso l'abbonamento. Anche lì nella sezione degli abbonati tratto le credenze divise per settore, quindi soldi, lavoro, amore e via dicendo. E in più trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi se volete sapere quali sono i temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non trovate il tasto abbonati è perché avete un iPhone e quindi dovete o accedere da un altro telefonino o dal computer. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero di avervi comunque aiutato. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!